Buongiorno ragazzi, vi ricordate il mese scorso? Tantissime vostre richieste, ho intenzione di iniziare una nuova serie. Ogni fine del mese, ogni 31, 30 o 28 del mese, metterò un video dove vi aggiorno su tutti i miei investimenti, sulle cose in cui mi sto informando, sulle cose dove voglio iniziare ad investire e su tutti i miei investimenti passati e come procedono. Ebbene, siamo arrivati al 31 novembre. No, in realtà il 1 dicembre sono in ritardo di un giorno perché ho contato stupidamente che novembre avesse 31 giorni. Quindi vi chiedo perdono se non sono stato puntuale. Comunque siamo a un'altra puntata dei miei investimenti. Come sapete, come ho detto anche nel video scorso, ogni fine del mese farò un aggiornamento su tutti i miei investimenti e su quello che ho fatto durante questo mese. Devo ancora trovare il nome per questa serie, quindi lasciatemi vari suggerimenti. Per ora rimarrà il mese degli investimenti e questa, anche se girata a dicembre, sarà la puntata di novembre. Poi, come sapete, come ho detto nello scorso video, io ho creato un gruppo su Telegram dove ci aggiorniamo sui nostri investimenti e sui nostri nuovi progetti. È molto interessante, siamo già in 250 più o meno, sono contentissimo della community che si sta creando, quindi se vuoi unirti anche tu ho il link in descrizione, quindi vai a vedere, magari che ne so, entraci, guardalo e poi se credi che sia la cosa per te unisciti. Si sta creando veramente una bella e sana community. Quindi ora passiamo ai miei investimenti. Come sapete io avevo diviso dei soldi tra Twino e Mintos e su Mintos avevo avuto un ritardo su un prestito, quindi fin quando non mi è tornato. Se non lo sapete, Mintos e Twino sono due piattaforme peer-to-peer. Nel mio primo video spiego di cosa si tratta. Per dirla in parole povere, noi fungiamo da banca, per cui prestiamo i soldi a delle persone attraverso questa piattaforma e le persone ce li restituiscono con un interesse e quindi noi ci guadagniamo. Io il mese scorso avevo avuto un ritardo su Mintos e avevo avuto molta paura di perdere i miei soldi, però come vi ho detto io investo solo in prestiti Money Bank Guarantee, per cui la piattaforma, se dopo 60 giorni la persona non restituisce il prestito, ce lo dà in automatico, ci restituisce lei i soldi in automatico. Stavo testando e vedendo se la piattaforma ti ridà i soldi ed effettivamente dopo che sono passati 60 giorni la piattaforma automaticamente mi ha ridato i soldi. Quindi su Mintos ho avuto ancora più fiducia e, come vi avevo detto, avrei messo più soldi e avrei fatto una strategia di autoinvestimento ed è quello che ho fatto. Ho ricaricato altri 250 euro più o meno e ho fatto una strategia di autoinvestimento. Quindi, nonostante in questo mese non avessi avuto moltissimo tempo per gestire il mio denaro ed investire, ho creato questa strategia che adesso ve la faccio vedere, così se volete mettete i miei stessi parametri. Penso che siano abbastanza sicuri. Io ve lo sottolineo, non sono un consulente finanziario. Questo vuole essere semplicemente un video dove condivido le cose che faccio. Se volete investire, la responsabilità è vostra. Se investite c'è sempre un rischio che i vostri soldi vengano persi, per cui osservate quello che faccio, però io non voglio fungere da consulente finanziario. Se investite siete sempre a rischio, questo lo voglio sottolineare, perché dovete prendere la responsabilità di quello che fate e dovete farlo ragionevolmente. Allora vi faccio vedere la mia strategia di autoinvestimenti. Qui c'erano tipo migliaia di banche con le quali potevi agire e fare prestiti. Io ho deselezionato tutte le banche che avevano un rating inferiore a B+, per cui tutte le banche che avevano un rating inferiore a B+, le ho deselezionate perché voglio essere sicuro al massimo. Preferisco fare un prestito in meno piuttosto che rischiare che i soldi che vado a prestare a quella banca non tornino, per cui ho selezionato tutte le banche che hanno un rating da B+ in su e dopodiché ho deselezionato tutti i prestiti che fossero senza il money back guarantee, per cui senza la copertura della piattaforma una volta prestati. Per cui, come vedete, questo scudo tagliato significa che sono senza il money back guarantee, come vedete la scritta, per cui li ho deselezionati e ho ottenuto soltanto quelli col money bank guarantee, per cui mi sono rimaste 13 mi pare 13 banche. Dopodiché ho selezionato prestiti con un interesse dal 9,5 fino al 15% e con un lasso temporale da 0 a 4 mesi. Perché questo? Perché nel caso in cui un giorno vorrò ritirare i soldi, so che devo disattivare questa strategia e aspettare 4 mesi, dopodiché posso ritirare i miei soldi.
perché se i soldi sono all'interno di un prestito ovviamente non li potete ritirare. Comunque mio amico ha fatto la prova di ritiro da questa piattaforma e i soldi gli sono arrivati, quindi ho fiducia in questa piattaforma e credo di essere sicuro se investo all'interno di questa piattaforma, se presto i soldi all'interno di questa piattaforma. Ovviamente, come vi ho detto prima, non c'è la sicurezza massima. Quando si investe c'è sempre un rischio, anche se i vostri soldi sono all'interno del money back guarantee, perché se questa piattaforma fallisce i vostri soldi sono persi, per cui quando investite c'è un rischio, ci tengo a sottolinearlo. Dopodiché, vabbè, il nome della mia strategia, la taglia del portafoglio, 350 euro, perché adesso mi sono tornati 2 prestiti, come vedete qui in alto a destra, ho ancora 46 euro disponibili, per cui all'inizio la mia taglia era 310 euro, dopodiché l'ho aumentata a 350, ho messo sia l'auto reinvestimento, per cui una volta che il prestito viene ritirato lo auto reinvestono secondo i parametri che ho settato. Poi ho messo sia a prestiti in cui ho già investito, per cui nel caso avessi investito in investimenti manuali in quel prestito, anche gli investimenti automatici possono investire in quel prestito. Ma dato che sto cercando di passare tutti i soldi agli investimenti automatici e non devo più stare qui a differenziare la cosa, questa opzione risulterà inutile, perché alla fine tutti i prestiti manuali li passo agli automatici, per cui questa non serve più. Dopodiché ho messo che per ogni prestito può investire dai 15 ai 25 euro, questo per differenziare la cosa. E poi ho fatto una strategia di diversificazione all'interno di tutte le banche, perché ogni banca ha più diversi prestiti, per cui potrebbe succedere che sì, diversifico all'interno dei prestiti, però non diversifico all'interno delle banche, per cui ho fatto questa strategia, ho messo tutti quanti 10%, per cui è perfettamente diversificata, anche se arrivo al 130%, però il computer da solo diversifica la cosa se tengo il parametro uguale per tutte le banche. E dopodiché ho fatto accetta i termini, salva e attiva. Attivata questa, penso che per prendere tutti i prestiti ci ha messo circa mezz'ora, perché non sempre sono disponibili i prestiti con i parametri che ha inserito, però nel giro di un'ora sono stati disponibili tutti. E adesso vi faccio vedere i miei investimenti. Sono abbastanza diversificati per nazione, per banca e per tutto, come vedete. La visuale generale è che io avevo investito 90 più 260 euro, adesso dovrei averne 3,50. Nel giro di 2 mesi e mezzo ho guadagnato 6 euro. Non è tantissimo, ma se pensate che io per guadagnare questi 6 euro non ho fatto nulla, e soprattutto se pensate che i 260 euro che ho messo li ho messi soltanto 5 giorni fa, non è male aver guadagnato 6 euro. Adesso penso che per ogni mese, avendo un ritorno netto del 10% circa all'anno, per ogni mese dovrei guadagnare 4-5 euro, che non facendo nulla, soprattutto in questo mese, non ho avuto assolutamente il tempo di andare a vedere i miei investimenti all'interno di questa piattaforma, mi arrivavano semplicemente le mail di aggiornamento, io le guardavo e le cancellavo. Non è male avere 5 euro sicuri al mese. Poi, dato che sto avendo sempre più sicurezza di questa piattaforma, penso che ogni mese cercherò di aggiungere un po' di soldi, in modo che questi soldi aumentino, che io so che ho un fondo di autoinvestimento in questa piattaforma e che il ritorno tra virgolette passivo continui ad aumentare. Poi, come sapete, avevo investito anche in Twino. In Twino ho lasciato i miei 90 euro che si stanno autoinvestendo come in Mintos. Penso che lascerò solo 90 euro perché mi piace di più la piattaforma Mintos e ha un ritorno più alto, come vedete 9,56% contro il 6,60%, e comunque anche qui ho un altro euro circa al mese, per cui attualmente io di investimenti dal mese prossimo dovrei avere una decina di euro fissi che tornano ed entrano nel mio portafoglio, per cui magari il mese prossimo saranno 10, il mese dopo ancora saranno 10 e 10 perché i soldi nel frattempo sono aumentati e così via. Io però attualmente non sto facendo assolutamente nulla, lascio che questi soldi si reinvestino, perché come sapete ho fatto un test delle piattaforme e ho fiducia nelle piattaforme, e man mano che passa il tempo so che questi soldi arrivano, ma io non sto facendo nulla. Semplicemente adesso che riesco a guadagnare qualcosa dalle altre cose che faccio, penso che per ogni mese destino una percentuale dei soldi che guadagno, che può essere
il 10 o 15% all'interno di Mintos e ogni mese aumenterò per cui i soldi che mi ritornano. Dopodiché, per quel che riguarda i nuovi investimenti, mi sto informando su Moneyfarm, sto vedendo varie cose, però non posso né consigliarvela né sconsigliarvela attualmente perché mi sto ancora informando, dato che nell'ultimo mese non ho avuto moltissimo tempo per gestire quel che riguarda gli investimenti, perché penso che prima di iniziare ad investire e fare solamente quello devi avere una base monetaria un po' più forte. Io attualmente non posso permettermi di avere soltanto il guadagno all'interno degli investimenti, per cui preferisco prima aumentare le mie fonti di reddito in altri modi. Come avete visto nel mio video su come guadagno, per esempio, preferisco aumentare le mie fonti di reddito per quel che riguarda l'affiliate marketing piuttosto che Amazon, piuttosto che in tutte le altre cose che faccio, per poi avere più capacità monetaria e quindi poter investire più soldi e avere un ritorno maggiore. Se ci sono più soldi e ho un ritorno del 10%, di sicuro avrò un ritorno maggiore su 10.000 euro piuttosto che su 100 euro. Per cui ora sto testando tutte le piattaforme, vedo come vanno e soprattutto per Mintos ora mi fido relativamente di questa piattaforma, per cui se volete iniziare con un po' di soldi, se avete un po' di soldi da parte, io vi consiglio di iniziare con questa piattaforma, vi lascio il link in descrizione. Questo per quel che riguarda i miei investimenti. Spero nel mese prossimo di riuscire a portarvi altre piattaforme che sto provando, magari Moneyfarm, magari altre piattaforme di crowdfunding, però col crowdfunding devi stare a studiarti il progetto e quindi ti serve un po' più di tempo. Purtroppo nel mese scorso ho investito il mio tempo in altre cose, come vi ho detto, per cui attualmente ho i miei soldi soltanto all'interno di Twino e Mintos. Ho tolto i soldi che avevo investito in azioni in Facebook perché secondo me non è un periodo buonissimo per fare investimenti alla lunga all'interno della borsa. È un ottimo periodo per chi fa trading giornaliero perché ci sono questi alti e bassi continui. Io non faccio trading giornaliero, per cui non è periodo per me per investire in borsa, per cui ho tolto i soldi che avevo investito nelle azioni Facebook. Ero riuscito a fare un piccolo guadagno, poi sono crollati di nuovo, quindi sono andato in pari. E questo è quanto, spero che il video vi sia piaciuto. Ci riaggiorniamo a fine dicembre a 31 giorni, questa volta me lo ricorderò. Come al solito, se siete interessati all'educazione personale e al mondo della finanza, iscrivetevi al mio canale, lasciatemi un mi piace se il video vi è stato utile e vi è piaciuto. Se avete delle domande, dei dubbi, lasciatemi un commento, sapete io sono disponibilissimo. Andate a vedere il mio gruppo su Telegram e ciao a tutti, buon 31 novembre, ci vediamo il 31 dicembre.